Ciao, è mattina, sono circa le 11 e stiamo scaricando dei mobili che ho comprato circa una settimana fa in un'abitazione del quartiere Montesagro a nord di Roma. Si tratta di mobili in piuma in radica di tuia, molto belli, e di un quadro astratto anch'esso molto bello. Ciao! Ciao. Quindi vediamo cosa arriva. Buongiorno. Buongiorno. Allora, vieni che ti faccio vedere dove mettere. Riprendi pure anche l'interno del camion. Allora, guarda, questa è la credenza. L'alta, sì. Quella alta. Guarda, la credenza alta, scusami, allora, ma perché lui c'ha il tavolo invece? Sì. Vanno in posti diversi. Allora, il tavolo me lo potete mettere tranquillamente qua con le sedie intorno. Ok. La credenza? La credenza qua. Allora, prendiamo questa valutazione o ce lo... No, non mi dà fastidio. Lo posso riprendere? Cioè, semplicemente la mettiamo sul nostro canale Sì, YouTube, sì, va bene? sì. Ok. Allora, su che supporto è dipinto? Lei l'ha mai aperta? Allora, C'è qualche cosa scritto qua, non so che cosa, perché scrive in... come si chiama? Poi c'è un timbro qua, non so cosa. ma che sono caratteri cirillici, possibile? Allora, a me sembra la riproduzione di un dipinto antico fatta molto più tardi, però per darle la certezza dovrei aprirlo perché così non riesco a vederlo. No, ma lei lo voleva vendere o voleva solo farlo valutare? Lo volevo valutare per vedere un po' che cosa... che prezzo che c'ha, che mi sembra... C'è una cosa molto vecchia, molto antica. È che così non metto a fuoco, però le posso dire al 95% è una cosa del Novecento di modico valore, non è una cosa poi così antica, magari c'ha 100 anni, ecco, però 100 anni non è antico quando lo stile è cinquecentesco, capito? Sembra tipo invecchiato, ma anche la, Sì, cioè la questo cornice esterna. ha valore se è del 500, perché lo stile è cinquecentesco. Se è una cosa fatta in stile ottocentesco nell'Ottocento ha un valore, se è fatta nel Novecento in stile novecentesco ha un valore, ma se è fatta nel Novecento in stile cinquecentesco, E come possiamo sapere questo? glielo dico con assoluta certezza, cioè sono abbastanza sicuro. Poi il giorno che lei la volesse vendere, viene qua, noi la apriamo, io ci perdo del tempo. Però se lei oggi non la vuole vendere, io il mio tempo lo occupo in qualcos'altro, capito? Cioè noi facciamo valutazioni qui, ma sempre diciamo con uno scopo commerciale, che poi magari lo può anche decidere di non vendere o vendere, però la valutazione ha sempre per noi uno scopo di acquisto. Se lei oggi vuole solo avere un'idea, io un'idea gliel'ho già data. Le dico che il 95% è una cosa che non ha valore. Ah, non c'è nessun valore. No. Va bene? Va bene, anche. D'accordo, grazie mille. Grazie. Arrivederla. Allora, innanzitutto lei mi autorizza poi a diffondere queste riprese di questa valutazione. Certo. Allora, il dipinto è firmato Cézanne, è un olio su tela. Però, allora, Ciro, sono qui, eh? Sì, lo sto guardando, il signore. Non mi mettere a fuoco, pa? non mette a fuoco? No. Aspetta, non ti sento, aspetta. Ripetiamo da sempre.
Lei dove l'ha preso questo dipinto? Un mercatino. In un mercatino dell'usato. Sì. È un ragazzo francese che stava lì giù a Copertino in Puglia. Se fosse Cézanne, sa quanto vale? No. Tanti soldi. Io da 20 anni che ce l'ho. Allora io le do la mia Però opinione. adesso ultimamente mi ha detto, guarda, fallo vedere perché la firma... Non è Cézanne. Cioè, allora, la mia opinione è che questo non è Cézanne, è una persona che magari ha visto dei quadri di Cézanne, i giocatori, e sembra che stiano giocando alla morra. In realtà io conosco il dipinto ai giocatori di carte, il giocatore di morra non lo conosco, però insomma quello che sono abbastanza certo è che questo non è Cézanne, perché è un quadro che non ha nessun tipo di qualità pittorica. Però detto questo, siccome il mio canale YouTube è molto visitato, sì, no, risponda per carità. Ciro, no, lo sta guardando il signore? No, lo vediamo. Lo sto mettendo sul canale YouTube. Vabbè, ti richiamo perché non ti sento a tratti, Ciro. Non ti esco di qui sotto. Ok. Scusi. Prego, si figuri. Allora, dicevo, detto questo, questo è il mio parere, quindi le ho dato il mio parere. Lo facciamo vedere sul canale YouTube e sentiamo il parere degli esperti. È un canale visto da 10.000 persone. Quale? Questo... Non lo so, mi metto gli occhiali e glielo dico. Sembra un francobollo francese. Ah, è un francobollo. Sì. Io la prima cosa che ho fatto tramite degli amici ho detto, casomai è rubato, ma hanno guardato e detto no. I carabinieri? Sì. Beh, quello ha fatto bene. Però Sì, diciamo il problema non è che è rubato o non rubato, è che proprio non c'ha nessun tipo di qualità pittorica. Se lei va a vedere un Cézanne, non capisco niente. no, io le dico, però è un grandissimo pittore, gioca con la luce, gioca con le espressioni, fa tutto un altro effetto. No, Questo anche... è semplicemente uno che l'ha ricopiato, non l'ha ricopiato adesso, è un dipinto che ha 100 anni, però No, perché lì in Svizzera, a Zurigo, sì? lo feci vedere di qua, allora, mi dissero che è una stampa su tela. No, questo non è una stampa, è un Poi dipinto. l'altro mi hanno detto, guarda, no, è olio su tela. No, ma chi gliel'ha detto che è una È stampa? lì a Coller, a Zurigo. Ma... Guardi, non lo so, È un io non olio- so più cosa pensare. guardi, lei deve... Ciro mi ha detto, vada questo signore. Per carità, il mio è un parere come un altro, il mio parere è che è un olio su tela fatto 100 anni fa. Ah, dunque, è Che- 800 questo. 100 anni fa, quindi 1910, 1895, 1900, ma poco importa, diciamo, Certo. è un falso, non è un Cézanne. Chi gli ha messo il francobollo per dare qualche tipo di impressione che fosse una cosa francese, ma... Il ragazzo era francese, il signore era francese. Sì, ma insomma, cioè non c'ha... Io non... se lei me lo dicesse, guardi, adesso io glielo regalo, io non lo vorrei neanche il regalo. Pensi che errore sarebbe il mio, no? Certo. Se questo fosse un Cézanne autentico, che è uno dei pittori più valutati di quell'epoca, insomma. Questo è il mio parere. Ragazzi, dite il vostro parere, perché qui i pareri sono sempre ben accetti. Il signore avrà quindi il privilegio di vedere tanti pareri sul mio canale YouTube e poi lei comunque continui a chiedere pareri e veda se c'è qualcuno che dice questo è un Cézanne e lei dice guardi mi dia 1 milione di euro ed è suo. In ogni caso la ringrazio per avermelo portato. Prego. Purtroppo... Allora, la provenienza di questo dipinto è, mi scusi? guardi, Non chiesa, dalla chiesa nei Doria. Dei Doria. in Liguria. Chiesa dei Doria 1535. E come è giunto a lei? In eredità mia mamma
Cioè, morta come è uscito dalla vicino. chiesa? È uscito dalla chiesa, è stato, mio nonno era del comune, Sì. avevano fatto dei lavori, e il parroco per così ricompensarlo era stato particolarmente... Il parroco gliel'ha gliel'ha dato. regalato, certo. Ok. Poi non so altro, è una cosa che questo parliamo degli anni fine nel primo dopoguerra. No, secondo. No, perché nel primo dopoguerra poi mio nonno era a Genova e qui guarda, mi avevano fatto questa ricerca Allora, e questo poi qua ci sono annotazioni varie. allora, il castello fu in possesso dei Doria che riuscirono... Quale castello? Perché questo esce da una chiesa dentro a un castello? Sì, esatto, sì. Ok, che riuscirono a conservarlo fino al 1796, dopodiché cominciò la decadenza, statuti di Santo Stefano, vabbè, ma sul dipinto non dice niente qui. No. No, alla fine si parla di un Lorenzo de Pentor che... Si ha notizia di un Lorenzo de Pentor. Ah, vabbè, qua no. Quindi lei non c'ha nulla che Non c'ho attesti. nulla, certo. Ok, Purtroppo. allora io guardi, Qua mia mamma ha scritto Annunciazione 1527, è questa. Notare la somiglianza del viso della Madonna e delle Buongiorno. mani, il colore della veste e del mantello. questo chi l'ha scritto? Mia mamma. Sì, allora le spiego. E anche il fiocco. Io le c'è do una con somiglianza. assoluta certezza che questo non è un Lorenzolotto. Ok. Non è neanche un'opera fatta nel 500 e neanche nel 600, è una cosa molto molto tarda di bassissima qualità pittorica, purtroppo, sì. Non posso che deludere le sue aspettative, come spesso mi capita. Ma come mai, diciamo, questa Come faccio a certezza, dirlo? così? Allora, ecco, questo è il quadro e questo è un quadro di Lorenzo Ho Lotto. visto che c'è un dettaglio molto più... No, è proprio un'altra cosa, è come se lei mettesse una Lamborghini vicino a una, che so, adesso non voglio dar torto a nessuno, però no. insomma, una Citroen, Sì. ha capito? Non c'ha nulla a che vedere, neanche che si avvicina, neanche E lontanamente. non è neanche antico, quindi... È una cosa secondo me fatta, potrebbe anche essere fatto nel tardo Settecento, nei primi dell'Ottocento, solo che manca totalmente di qualità pittorica. E questa è una certezza, insomma, Beh, l'ho visto un po' guardato. purtroppo è così. Qua, I colori, vabbè. scusi. La qualità pittorica non riguarda solo i colori, ma anche quelli, ma tutto, i dettagli, il movimento. Cioè, se lei va a vedere, io la invito, le opere di grandi maestri del 300, del 400, del 500, anche se lei non è un esperto, vedrà che questi quadri le parlano. Ah, beh. Se lei si fissa un po' a guardarli, e questo lo può guardare per ore, ma non le dirà mai nulla. Sì. Cioè, con tutto il rispetto, perché io ne ho tanti così in questo, quindi non sto denigrando, disprezzando, No, ma mi però rendo conto. non c'è nulla, nessun tipo di relazione tra questo dipinto e quello che può essere una grande mano, purtroppo. Mi spiace che però le do, ecco, la certezza Mi che interessa... mi interessa forse quanto si può vendere? Lo potrei vendere forse a 220, lo pagherei 120 euro se vuole. Se si fida che non è un Lorenzolotto, però, perché se fosse Lorenzolotto varrebbe tanti milioni di Infatti, euro. guardi. Ma le opere di Lorenzolotto sono già tutte conosciute, è difficile che spunti qualcosa. Oddio, non si sa mai, per carità. Però senz'altro non è questo il caso. Va bene? Va bene, poi ho anche... Sì, mi faccia pure vedere. qua, questo non gliel'ho portato, ma vediamo Se non la penso. se vale la pena anche qua. È un Pietro Melandri, l'autore. Questo è autentico. Sì, questo è autentico, glielo dico già dalla foto, però devo vedere il quadro. Ah, e questo mi interessa? Sì. Ok, allora glielo porto. Questo può avere una valutazione un po' Buona, un po' sì. buona, insomma, migliore. E questo lo comprò mia mamma e poi... Sì, è un bel quadro, è un vaso di fiori,
e Pietro Melandri ne ha fatti tanti, io li ho avuti, li ho venduti, so quanto vale, però devo vedere il quadro, perché la valutazione di un quadro non passa soltanto attraverso chi l'ha fatto, ma come l'ha fatto. Ogni pittore ha avuto un buon periodo, buoni momenti, brutti momenti, e quindi tante volte, insomma, cioè il quadro va sempre visto, purtroppo. Delle stampe antiche, quelle sicuramente. Lei mi mandi la foto tramite WhatsApp e io le dirò se mi interessano o no. Il mercato delle stampe è veramente molto giù adesso, Sì. però lei mi mandi la foto, Sono vediamo. del Cassini. Mi mandi foto, dimensioni e tramite WhatsApp io le dico o me le porti o non me le porti, così non le faccio fare viaggio a vuoto. Del genere. Alcune sono anche incorniciate. Allora, le buone- se la cornice è buona, si ricordi di farmi la foto della cornice, perché magari la stampa non non mi interessa, ma la cornice sì, certo. Alcune sono state restaurate, lavate, restaurate. restaurate, Sì. Che facevano parte Bene. del grande che ci storico. piacevano, Certo. ma anche quelle di Colombo sono, Colombo, sì. eh, Anche Dante. Anche Dante. c'è Vediamole, una stampa vediamo. di Dante che mi dicevano sempre i miei, piuttosto rara. Dante visto di profilo con quel suo D'accordo, naso. lo vediamo. Quindi mi autorizza a pubblicare sul mio canale YouTube questo. Se non è un lotto. Se non è nemmeno del 500, speravo fosse almeno del 500. Beh, se fosse del 500 sarebbe dello Stato italiano, perché non è che un prete Ecco, può dare a qualcuno avevo un Lorenzo Lotto. infatti avevo anche Non sarebbe comunque suo. Ma quindi lei è fortunato che non lo sia. Sì, questo è un dipinto da 100 euro. Se vuole lo posso divulgare, se le fa piacere, insomma, non si vedono voi, è soltanto una pubblicità per noi, tutto qua. Visto che, insomma, facciamo. D'accordo? 120? 120 se vuole. Va bene. Lo vuole vendere? Sì. D'accordo. Non saprei, insomma, non lo tengo in casa. D'accordo, allora questo lo mettiamo qua. Dottore, può venire se vuole. Grazie, tanto le faccio i complimenti per i tuoi video. I miei video, se vuole facciamo anche un video della valutazione, io l'ho appena fatto, se no Non c'è problema. non c'è problema, grazie. Allora, cosa mi ha portato? Ah, sono 3 Benaglia Benaglia. degli anni 70, fine anni 70. E quindi Ok, allora questi tre non sono dipinti però. sono acqueforti. Ah, Queste sono incisioni sull'astra, viene lavorata col mordente e poi viene incisa. ok, E sono all'incirca degli anni 70 perché questi li prendeva mio padre li prendevano in esclusiva, cioè, infatti ce n'ho parecchia di sta roba, anche ancora a casa di mio padre con me a 90 anni. Quindi... Allora le spiego, il mercato di questo tipo di incisioni è bassissimo, lei ha visto più o meno le valutazioni? Sì, Quanto pensava di realizzare? no, me lo dica lei, non c'è problema. No, me lo dica lei quanto vuole realizzare, io non è che so proprio, cioè noi preferiamo acquistare dipinti. Ma proprio la cifra più bassa possono essere 100 euro l'uno. Guardi, in tutta onestà abbiamo qualche difficoltà a realizzare queste cifre. Le faccio vedere qualche stima, vede. Prezzo di aggiudicazione 35, 20. Cioè, sono fotografie però. Beh, queste sono tutta la sua Non è la stessa produzione, cosa. serigrafie, No, lasci perdere la stampa, questa è la stampa. Quella Acquaforte. non venduto. E questa qui che cos'è? Acquaforte, acquatinta. 170. Io sinceramente a 100 non le... Acquaforte 59. 59. Dipende anche dalla grandezza Sì. dell'anno e dalla tiratura. Sì, però insomma non mi sembra un mercato florido questo delle acqueforti di Benaglia. Veda lei, Mi dica se... lei. Mm. Se le interessano, se no li porto via. non c'è Guardi, problema. io penso che al massimo sono cose che noi su internet le possiamo vendere l'una intorno ai 30 euro, 40 euro, proprio massimo. Non sono cose, diciamo, che al momento vengono richieste dal mercato, questo tipo di acqueforti. Sono belle, sono decorative, però le persone, queste le compravano
quando si pensava che valessero. Sì, stiamo parlando Adesso degli anni 70, si 80. sa Non che sono stati presi qui ne hanno fatte sulle aste troppe. televisive, queste sono state prese proprio dall'autore. Li avete presi dall'autore, quindi le avete pagate un po' di meno perché Erano un gruppo di amici che acquistavano la lastra e poi dopo la tipografia dell'autore stesso venivano fatte le stampe e poi la lastra veniva segnata. ho capito. Va bene, mi dica Guardi, le posso pagare se vuole tutte e tre 50 euro, se proprio le vuole tutte e vendere. 3,50 e basta. Sì. Sì. Cioè sono cose che noi vendiamo su internet, nel quale ci sono le spese di eBay, le spese di PayPal, la spedizione, l'impacchettamento, cioè tutta una marea di spese che abbiamo, per cui Anche a 100, no, assolutamente. Veda se le riesce a vendere in giro. No, non Le ripeto, sono cose troppo difficili da vendere, per quanto decorative, sono qualcosa che non va più. non me le faccio riportare indietro, guardi, le lascio. Va bene, allora mi deve dare documento e codice fiscale. Sì. Ciao, sono Gianluca Scribano e oggi vi parlo di diversi acquisti che abbiamo fatto negli ultimi giorni. Iniziamo da questo bellissimo vaso in porcellana policroma realizzato in Cina nella prima metà del XIX secolo, quindi dell'Ottocento, quindi in piena dinastia Qing. La famiglia delle porcellane a cui appartiene si chiama famiglia rosa, poiché in questa famiglia è preponderante il rosa che vediamo non sullo sfondo, bensì sulle decorazioni, sulle tante decorazioni di questo vaso. Questo vaso, prendilo pure dentro, è stato fatto per contenere dei pesci, quindi stiamo parlando di un vero e proprio acquario di altri tempi, dell'Ottocento, dove il ruolo delle pompe e del filtro veniva sostituito da queste piante particolarmente importanti per la vita dei pesci, poiché gli fornivano l'ossigeno. Quando sono stato in Cina tanti anni fa, l'ho girata tutta a zaino in spalla, più di 20 anni fa, ne ho visti tanti, vengono tenuti con i pesci con l'acqua a filo. I pesci che sono tenuti all'interno sono questi, che si chiamano randa, che sono delle varietà di pesci rossi ottenute attraverso la selezione artificiale dell'uomo, quindi incrociando pesci che hanno dei caratteri particolari fino a ottenere il carattere che si chiama pattern particolare che si è voluto ricercare. In questa tipologia hanno gli occhi grandi. Gli oranda ci sono tutt'oggi e la cosa assurda, la cosa veramente incredibile è che sono varietà selezionate addirittura sembra da più di 1000 anni. Si sono trovate delle prove sia per quanto riguarda la pittura, ma soprattutto per quanto riguarda la scrittura, che sono selezioni fatte da più di 1000 anni, quindi parliamo di un'arte veramente molto 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 antica. Questi vasi si chiamano in inglese fish bowl, venivano fatti proprio per contenere i pesci. Ovviamente poi hanno un enorme ruolo decorativo, come per questo vaso. Qui stiamo parlando di un'opera molto importante, è un'opera che ho pagato tante migliaia di euro e la venderò, spero, ottenendo un guadagno. Vediamo questa simbologia. Ecco, la famiglia rosa. Perché famiglia rosa? Perché hanno usato molto il rosa, che è un colore che troviamo nelle porcellane anche fatte 100 anni prima, nel 1740 sembra che compaia. Gli esemplari di quell'epoca sono molto rari, i famiglia rosa invece della dinastia Qing sono molto molto più frequenti. Questa è particolarmente carina poiché il rosa è stato messo in maniera piuttosto inusuale su tutto il bordo e anche sul decoro. Abbiamo diversi animali che rappresentano, per esempio abbiamo il cervo che trasporta il vaso. Il cervo per quanto riguarda l'arte cinese
è simbolo di pace e sicurezza e trasporta un vaso in augurio di lunga vita. Per quanto riguarda gli altri animali, vediamo cosa troviamo. Per esempio la cavalletta è il simbolo di fortuna ma anche di prosperità. E poi abbiamo semplicemente dei vasi che sono tipici dell'epoca. Quindi, questo è senz'altro un vaso di gusto Ming. Alcune forme proprio io non le conosco, molto belle, chissà se esistono nella realtà. Qui abbiamo un vaso ornato con la svastica che nella simbologia dell'arte cinese rappresenta il cuore di Buddha, quindi un simbolo buddista. Insomma, è una gran bella opera d'arte che ho acquistato, sono molto contento di averla acquistata e di presentarvela. Andiamo a vedere dei mobili che ho comprato. Abbiamo acquistato anche questo quadro, l'abbiamo trovato in una casa di Montesacro ed è firmato da una pittrice sulla quale non ho trovato nulla, ragion per cui vi chiedo il vostro valido aiuto. Dov'è la firma? Eccola qua, Maria Fesser. Siamo probabilmente nel 1970, il quadro è molto carino, non abbiamo nessun tipo di informazione su questa pittrice, quindi se qualcuno di voi ha delle informazioni su una pittrice operante a Roma che si chiamava Maria Fesser e me le volesse dare, gli sarei grato. Questo è il dipinto. Ce n'è un altro, adesso vediamo se lo troviamo. Allora, andiamo a vedere l'altro. In questa sempre casa di Montesacro abbiamo comprato dei mobili molto belli che vi faccio vedere. È un quadro molto importante, è un pittore che sta in molti musei italiani d'arte moderna e contemporanea. Si chiama Vasco Bendini, è un informale. Quindi siamo nell'ambito dell'arte astratta e informale. E probabilmente questo tipo di arte si chiama, branca dell'informale, si chiama arte oggettuale. Raffigura ovviamente una stampella all'interno di una tela molto grande di color bianco. Il vetro e la cornice sono parte integrante dell'opera. L'abbiamo messo su questa servante dell'Ottocento perché ogni volta che troviamo delle opere d'arte astratta e informale le abbiniamo per farle vedere alla nostra clientela ai mobili antichi, perché secondo me è un connubio veramente vincente. Per quanto riguarda Vasco Bendini, per fortuna c'è un archivio operante molto attivo qui a Roma, li abbiamo già contattati e gli abbiamo chiesto di fare delle ricerche e di archiviare quest'opera nel caso non sia già archiviata. Siamo sicuri dell'autenticità poiché la signora che ce l'ha venduta ci ha riferito di averla comprata direttamente dal pittore. Per quanto riguarda, vediamo se ci sono i mobili, ecco, abbiamo comprato un bellissimo letto. È un letto per 2 persone, fatto probabilmente in Francia nel periodo 1920-1940, quindi in pieno periodo Art Déco. Lo stile dell'Art Déco, come tutti sappiamo, è uno stile che unisce semplicità e linee geometriche ben definite. I materiali sono generalmente di altissima qualità, in questo caso c'è una radica di tuia veramente tra le più belle che io abbia mai visto. Le condizioni sono ottime, qui c'è un richiamo, forse un omaggio allo stile impero. Quindi siamo probabilmente, come ho detto, in Francia intorno al 1920-1930. Vediamo altri mobili che ho acquistato insieme a questo. Il tavolo, ah sì, il tavolo. Un tavolo da pranzo bellissimo. Questo è il tavolo da pranzo. Siamo anche qui in Francia, anche qui radica di tuia. Il tavolo è allungabile ma non ci sono gli allunghi. Siamo all'incirca nel 1890-1900. Lo stile è lo stile Luigi XVI.
e quindi rifatto nella fine dell'Ottocento. C'ha le sue sedie originali, cosa piuttosto insolita da trovare, e sono 6 e sono in paglia di Vienna. Anche qui c'è un, diciamo, è un ibrido tra lo stile Luigi XVI e lo stile Impero, un ibrido veramente ben fatto, è un tavolo bellissimo. Se qualcuno di voi ha bisogno di un tavolo da pranzo con delle sedie, un tavolo allungabile che penso diventi anche per 12 persone, questo può fare al suo caso. Insieme a questo tavolo abbiamo trovato 2 credenze. Questa è una credenza con piano in marmo, un bellissimo brecciato che l'abbiamo messo sulla bilancia quando ce l'hanno portato, pesa 150 kg, quindi se abitate all'8º piano senza ascensore, per favore non lo comprate. Gli ho detto guarda, non c'è 80 kg, io quando l'ho messo. Ma questa è rotta, saranno 70-80 kg sto coso. No, l'ho Ma messo che- pesato io prima. E va preciso, te lo posso assicurare. Ah, giù. Lo so pesato io. E anche qui vediamo, siamo senz'altro in Francia, senz'altro un ebanista che gioca con gli stili. Abbiamo lo stile Luigi XVI, lo stile Impero, qui ci ritrovo anche un gusto un po' Biedermeier, questo satiro seduto e pensante e sorridente, all'interno di un fondo in ebano. I capitelli in bronzo richiamano all'antichità e alla classicità. Insomma, è un mobile veramente ben fatto, divertente. Siamo sempre tra la fine dell'8 e i primi del 9, diciamo, direi 1890 anche qui come per il tavolo. Questa cornice in metallo dorato è senz'altro divertente e particolare. Insomma, sono mobili piuttosto unici. Direi che questa è una credenza che si può definire credenza con alzata. Molto grande, molto bella, ed era abbinata a una più piccola fatta dallo stesso ebanista, eccola qua. Questo è l'altro quadro di Maria Fesser. Penso che siamo sempre nel 1970, sembra un pittore che si rifà un po' al realismo magico degli anni 40 e degli anni 50 italiano. È molto divertente, è di gran qualità, io lo trovo un bellissimo quadro, ed è proprio strano che non abbiamo trovato nessun tipo di notizia su questa pittrice. La bambola senza il... Sì, è una bambola come l'altra. La cornice è molto bella, è un pochino più antica ovviamente, ed è in argento. Anche questo è un bel quadro. Quindi vediamo che cos'altro abbiamo preso. Qui vi faccio vedere, abbiamo preso una collezione di porcellane molto bella, ma ancora le dobbiamo scartare, studiare, vedere, valutare. Comunque sono soprattutto delle porcellane bianco-blu di Cina, fatte tra il 700 e l'800, tutte firmate, molto molto belle, di gran qualità, non in perfette condizioni, però veramente una bella collezione che magari vi presenteremo nel prossimo video. Quindi anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio come al solito di continuare a seguirmi, vi chiedo scusa se non posso fare un video al giorno, però siamo veramente sempre di corsa, oberati di lavoro, abbiamo tante chiamate, tante persone che vengono a vendere, tante persone che comprano piccole cose magari da spedire, abbiamo sempre molto da fare, quindi non possiamo fare un video al giorno. Un saluto a tutti, di nuovo da me e Marco che è il cineoperatore
e montatore anche. Al prossimo video, grazie.